Ok, è tornato bomba uno dei temi più richiesti. Come si fa a diventare ipnotista? Come si fa a diventare PNLista? Come si fa a diventare coach? Ci sono 1 milione di scuole, quali dovrei fare? Allora, la risposta facile è: ne devi fare tante, non ne devi fare una sola. Se ne fai una sola ti inguai, perché vuol dire che sei sempre nella gabbia del tuo insegnante e fai quello e fai solo quello e appiccichi quello a tutti i tuoi clienti. No, per fare questo lavoro c'è bisogno di tanta cultura trasversale, quindi il mio consiglio è: fanne tante di scuole, fanne tanti di corsi. Già che siamo fortunati che c'è una formazione abbastanza aperta e libera, non è come per esempio tutte le professioni che sono più strutturate e devi fare per forza 5 anni di università e 5 anni di master. Puoi fare a pezzettini, però il tuo percorso deve durare qualche anno, perché se no quando lavori non sai veramente che cosa porti ai tuoi clienti. Quindi quanto devo studiare, cosa devo studiare? Devi studiare tanto, più possibile, sempre, continua, perché questo è un lavoro, il coach, il PNLista, l'ipnotista, chi si occupa delle relazioni d'aiuto, che continua, si evolve insieme all'essere umano. Quali scuole fare? Lì, quanti soldi hai? Perché se ne hai vai all'estero, ce ne sono tante di scuole buone. Ma sai l'inglese? No, imparalo. Ma quanto mi ci vuole? Quanto ci vuole? Io ho studiato molto per quanto riguarda l'inglese e per comprendere che cosa i miei mentori mi dicevano in inglese, e poi mi è servito ritradurre tutto quanto in italiano. Quindi sì, purtroppo in Italia ancora stiamo scimmiottando un pochino di cose, e la PNL, e la PNLina, e il concettino, e l'ipnosina. Credo molto nelle scuole ben strutturate, che però purtroppo sono all'estero, perché in Italia ci sono dei grossi limiti per quello che riguarda la formazione. Detto questo, stai cercando di studiare PNL perché vuoi risolvere dei tuoi problemi? Classico per esempio degli psicologi che studiano psicologia perché hanno dei problemi e si vogliono capire. Non lo fare, è una perdita di tempo inutile, a meno che tu non voglia fare questo lavoro. Non fare i corsi di coaching, non fare i corsi di PNL, ok? Vai da un PNLista, vai da un coach. Guardate bellino questo cagnolino. Ciao. Ok, a meno che fine della parentesi tenera. Questo cane fra l'altro fa compagnia tutto il giorno a questa signora che va a raccattare la plastica, l'alluminio in giro per tutta Cata, che è il posto dove vivo io. È un cane meraviglioso, non l'ho mai sentito abbaiare, è affettuosissimo. Torniamo a noi. Se hai delle problematiche, se vuoi capire qualcosa nella tua vita, se vuoi strutturare un percorso, se vuoi avere delle strategie, delle tecniche per raggiungere un tuo obiettivo, fatti aiutare da chi è già professionista. È inutile che studi 3 o 4 anni per capire che cos'hai e nel frattempo stai continuando a cambiare. È come quelli che fanno i corsi di PNL per diventare vincenti. No, diventi vincente facendo il tuo percorso, non studiando la PNL. Ora, ma che non ce l'ho con la PNL, non ce l'ho con nessuno. Poi, detto fra me e tutti voi, più studiate meglio è, quindi le competenze trasversali per me sono sempre ben accette. Volete studiare, studiate, ma non cercate di studiare un corso perché costa meno di andare da un professionista, perché poi vi trovate a lavorare da soli con i vostri bias cognitivi, con i vostri filtri, con tutte le vostre limitazioni, e fate peggio che meglio. Avete mai sentito uno psicologo che si autopsicanalizza? Avete mai sentito un chirurgo che si taglia e si fa l'operazione da solo? No, ci facciamo aiutare da professionisti che noi riteniamo validi, o perlomeno in quel momento pensiamo che siano opportuni per noi. Allora, queste domande sono ricorrenti, io ho già risposto tante e tante volte a queste domande. Per piacere, guardategli un po' i video che faccio sul mio canale di ipnosi naturale su YouTube, ce ne sono tante di risposte, e dove sono le risposte? Sono dappertutto, in più di 1000 video. Anche questo è studio. Tante persone pensano che vai a scuola, ti insegnano quella tecnica lì, poi dopo tu l'applichi e la sai fare. Non è così, c'è bisogno di elaborare, c'è bisogno di
riflettere e contemplare certe cose, e quindi questo io lo faccio durante i miei video. Spero di darvi una mano a farvi comprendere che non è tutto come appare, anzi spesso non è affatto come appare. Ultimamente ho rilasciato un webinar che trattava i segreti dell'ipnosi e, se non sbaglio, ne ho rivelati ben 21 o 22 i segreti importanti di cui praticamente nessuno parla. Era gratuito, adesso non lo è più, chiaramente era un lancio. Adesso, se volete guardarlo, vi dovete iscrivere dovete attivare l'abbonamento su YouTube, poca cosa, qualche euro insomma, ma ne vale molto la pena. Ecco, lì spiego tante cose che purtroppo nelle scuole non vengono spiegate, ok? Allora, quali sono le scuole migliori? Non ci sono le scuole migliori, ci sono scuole più o meno strutturate dove si ha più o meno a cuore davvero la professione dell'allievo. Pensate, una scuola buona vi insegna a lavorare. Una scuola buona vi insegna a lavorare, perché la materia evolve insieme a voi, quindi la materia continuerete sempre a studiarla, va bene? Mentre in Italia si insegna la psicologia, ma non si insegna a fare gli psicologi, ecco, nei nostri corsi invece si insegna a fare gli ipnotisti, a fare i pennellisti, però solo se trovate scuole davvero molto ben strutturate. Farò nomi in questo video? No, non li farò. Uno, perché non ci prendo niente ed è giusto che chi fa marketing, insomma, abbia il loro canale. Due, perché se volete un certo tipo di informazioni voglio sapere chi siete e allora mi dovete contattare e vediamo se vi posso dare una mano oppure no. Bene, io mi fermo qua, spero di avervi risposto anche a questa annosa domanda. Oggi c'è gente a casa. Buonasera a tutti, da Caruso Colzo è tutto. A presto.